Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamenti in Giardino. Oggi parliamo di una pianta che emana un odore particolarmente sgradevole. Non è molto facile star vicino a questa pianta, quindi questo video per me sarà abbastanza impegnativo perché l'odore che arriva è veramente quello di carne in decomposizione. Tra l'altro l'odore che sprigiona questa pianta, come per il Sauromatum guttatum, è un odore che io ho sempre descritto come odore adesivo, nel senso che se si rimane per tanto tempo ad annusare questa pianta, poi per tutto il giorno si ha comunque questo odore un po' nel naso, come se si attaccasse alle mucose, perché è un odore anche che io definisco caldo. È una pianta che sprigiona calore, la fioritura di questa pianta sprigiona del calore per attirare i ditteri, le mosche, che vanno ad impollinare questi fiori. Il calore sprigionato da questa pianta, insieme all'odore di carne in decomposizione o di pesce in decomposizione, perché rimane tra uno e l'altro, sono due fattori appunto che servono per poter essere impollinate e servono soprattutto per richiamare le mosche, per poter effettuare l'impollinazione. Dopo, visto che questo è il fiore più rovinato e visto che è già in apertura da 2 giorni, domani credo che comincerà a disfarsi, dopo lo taglierò, lo seziono per poter vedere all'interno come è fatto il fiore, perché è molto interessante anche il processo di impollinazione di questa pianta molto curiosa. Questa è una pianta, si chiama Dracunculus vulgaris, è una pianta diffusa, endemica dei Balcani, in Italia è stata introdotta e ormai dopo tanti anni è possibile ritrovarla in ogni regione italiana, anche nel sud del Piemonte è presente in qualche stazione. Introdotta da qualcuno e comunque ormai spontanea di quel luogo. È una pianta che vive appunto più che altro in paesi mediterranei, è una pianta che ha bisogno di calore, ma è assolutamente rustica, quindi può anche sopravvivere ad un inverno particolarmente freddo, anche coltivata in piena terra in giardino. Adesso faccio una piccola pausa per proseguire il video, perché veramente stare vicino a questa pianta è qualcosa di terrificante. Questa pianta può superare un'altezza di 1,5 metri, la potete vedere qui con le sue foglie che sono molto affascinanti, molto belle come foglie perché sono venate anche un po' di bianco. Qui ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 fiori e quindi questo mi fa capire che c'è più di un bulbo sottoterra. Perché sono un pochettino nel dubbio? Perché questi bulbi, che poi credo siano un po' più dei cormi più che bulbi, sono stati piantati tantissimi anni fa qui nel giardino, in realtà ne avevo piantati molti di più. Quello che è successo è che questa pianta va coltivata in un terreno dove possibilmente ci sia solo lei, che non sia in competizione con altre erbe, perché ad esempio un bulbo di Dracunculus vulgaris messo vicino al Miscanthus, una pianta molto grande con queste foglie lineari lunghe molto fitte, l'ha tenuto poi nel tempo sempre più in ombra e pian piano lì il Dracunculus non cresce più, alla fine quella pianta è morta. Quindi è una pianta che ha bisogno di essere messa in giardino in un luogo molto illuminato. Comunque dopo parleremo della sua coltivazione, illuminato e soprattutto coltivata un po' a sé come pianta. La fioritura di questa pianta avviene nel mese di maggio-giugno. A volte, se la primavera è particolarmente calda, può arrivare a fiorire anche a fine aprile, ma solitamente i fiori appaiono dalla metà di maggio fino alle prime settimane di giugno. Tutta la parte del fiore che è stata impollinata crea questa struttura con delle bacche arancioni. La spata viene poi persa nel corso del tempo perché si secca, come anche questa struttura molto particolare vuota all'interno, che ne dà un aspetto sinistro, e dopodiché rimangono queste bacche che servono alla pianta per moltiplicarsi in natura, bacche con un seme all'interno, bacche di colore rossastro con cui la pianta poi si dissemina in natura. Per quello che riguarda la coltivazione del Dracunculus vulgaris, è una pianta facilissima da coltivare, gradisce qualunque tipo di terreno. Forse quello che può dare qualche problema è un terreno troppo sabbioso, perché è una pianta che ha bisogno comunque di un terreno che sia molto organico per crescere bene. Quindi un terreno argilloso va molto bene, semi-argilloso va anche molto bene, se è molto sabbioso meglio correggere un pochettino la terra dove viene messo poi il bulbo di questa pianta.
Questa pianta viene solitamente acquistata, è molto facile trovarla anche su internet in vendita come bulbo, ci sono numerosi siti italiani di vendita di bulbi che la presentano nel catalogo e tra l'altro non costa neanche tanto come bulbo. Il bulbo viene comprato solitamente all'inizio della primavera, sistemato nella terra. Io ad esempio l'ho comprato anche in autunno perché a volte in alcune fiere di giardinaggio autunnali viene venduto questo bulbo, quindi lo si può mettere anche in autunno. È un bulbo che non soffre il gelo, quindi lo si può piantare in autunno o all'inizio della primavera a seconda del periodo in cui lo acquistiamo. Viene messo il bulbo ad una profondità di circa 25-30 cm, poi pian piano spunterà una punta da questo bulbo che perfora la terra per poter uscire con la sua struttura fogliare, perché usciranno prima le foglie rispetto al Sauromatum guttatum che abbiamo visto in un video precedente di un bel po' di tempo fa qui in appuntamento in giardino. Questa pianta produce prima le foglie e poi il fiore. Nel Sauromatum guttatum invece esce prima il fiore e poi dopo quella foglia singola. Qui invece escono prima le foglie, la pianta crea un bel cespuglio e successivamente cominciano a spuntare poi i fiori che si apriranno e nell'insieme dà veramente un aspetto anche molto sinistro ma molto affascinante. Quindi come terreno, un terreno argilloso, semi-argilloso sarebbe l'ideale, un terreno organico è ideale. È una pianta che non ha bisogno di grosse concimazioni, la possiamo concimare con un concime liquido per piante da giardino e può bastare anche una concimazione secondo me anche annuale. Io non l'ho mai concimata e questa pianta fiorisce tutti gli anni. Per quello che riguarda le innaffiature è una pianta da non bagnare eccessivamente, sopporta anche dei periodi di siccità. Quando vediamo che le foglie cominciano ad abbassarsi, allora vuol dire che è ora di fare una bella bagnatura. C'è una cosa molto importante nella coltivazione di questa pianta, che è il fatto che i fiori sono molto pesanti. Quindi che cosa succede? Se la pianta si trova ad esempio come sviluppo singolo col suo fiore e le sue 4-5 foglie, perché a volte lo stelo che porta il tutto con la fioritura finale è molto alto, succede che quando ci sono delle piogge o dei venti particolarmente forti questa pianta tende a sdraiarsi. Bisogna fare veramente molta attenzione. Io questa non l'ho legata perché è un cespuglio, quindi si sostiene un po' a vicenda. Altrimenti bisogna mettere un paletto con un filo metallico 2 o 3 volte in diverse altezze per evitare, perché poi il filo metallico può spezzare la pianta in caso di vento, altrimenti un filo elastico, e bisogna cercare di sostenere questa pianta perché dal momento che poi per forte vento, una pioggia abbondantissima, la pianta tende a sdraiarsi per terra, quando poi la si recupera e la si alza si rischia poi di rompere proprio la parte a contatto con il terreno e lì ci perdiamo poi sia le foglie che i fiori e dovremo aspettare poi un altro anno e la pianta sarà sempre più debole, il bulbo sarà sempre più debole perché non ha avuto la sua stagione vegetativa. Quindi cerchiamo sempre di legare questa pianta, se non ce l'abbiamo come in questo caso che sembra un bellissimo cespuglio, se la vediamo che è cresciuta con i suoi fusti parecchio perché è molto alta, visto che arriva a 1,5 m, cerchiamo di sostenerla con un bel paletto, qualche legatura in modo che nessun vento e nessuna pioggia possa sdraiarla, altrimenti veramente è un problema. Io ho visto anche qui in giardino delle piante totalmente sdraiate per terra con la fioritura che poi si raddrizza perché tende sempre ad essere, vedete, portata verso l'alto. E quindi anche l'aspetto poi non è molto bello perché abbiamo una pianta che sembra strisciante con una fioritura che poi va verso l'alto e quindi è una pianta che prende appunto, come dicevo, un aspetto non tanto bello per il giardino, mentre se la sosteniamo ed è tutta bella e retta verso l'alto, il tutto è molto più armonico e molto più naturale, come dovrebbe essere effettivamente in natura, anche se in natura questa pianta tende a sdraiarsi molto spesso, forse anche per questo che viene chiamata serpentaria. Questa pianta gradisce temperature anche molto calde in estate perché è una pianta di clima mediterraneo e non ha nessun tipo di problema a superare poi l'inverno anche in caso di forti gelate, perché quando arriva poi l'autunno la pianta sparisce, fiori, sparisce tutta la struttura della pianta, scompare completamente per riapparire poi in tarda primavera, quindi il bulbo sottoterra poi rimane protetto anche da forti gelate, quindi non abbiamo nessun timore nel metterla in giardino anche se abitiamo in zone particolarmente fredde, perché possiamo godere della sua fioritura anche in un posto di quel tipo.
Faccio ancora una nota sul bulbo, perché anche questo mi ha portato a fare una considerazione, visto che sono tanti anni che la coltivo. Questa è una pianta rispetto a altre bulbose che ha un piccolo difetto, nel senso che quando noi mettiamo il bulbo nel terreno a 25 cm, 30 cm di profondità, nel corso degli anni questa pianta scende molto nel terreno, nel senso che va molto giù. Adesso non so fino a quanto riesce a scendere giù nel terreno, ma io una volta ho cercato di spostare un esemplare e mi ricordo che non sono riuscito a scendere tanto quanto era il bulbo per poterlo estrarre poi dalla terra, perché veramente va tanto in fondo. Quindi se scegliamo un posto per questa pianta in giardino, facciamo che sia un posto definitivo, perché poi spostare la pianta può essere un problema e scavando nella terra si rischia, sì, magari anche di trovarlo poi il bulbo, ma soprattutto poi di danneggiarlo, perché è un bulbo anche abbastanza delicato. Quindi se vogliamo poi fare della moltiplicazione, moltiplicare i nostri esemplari, piuttosto facciamo così: prendiamo subito un po' di bulbi da metterci in giardino, in modo che abbiamo già diversi esemplari, quanti ne vogliamo, perché poi riprodurre anche la pianta tramite i semi dalle bacche può diventare anche difficoltoso, perché ci vanno tanti anni per poter ottenere poi una pianta in fioritura. E come dicevo, recuperare il bulbo poi nella terra, almeno in questo caso, in questa pianta qui, è abbastanza difficoltoso. Magari un giorno ci proverò, anche perché questa pianta è cresciuta proprio nell'ingresso del roseto. Quando io ho realizzato il roseto qui, la pianta non era ancora spuntata dalla terra, mi ero dimenticato di averla messa qui, e quindi poi mi sono trovato questa pianta a crescere proprio nell'ingresso del roseto. Quindi ho uno spazietto piccolo per poter passare, dovrò poi spostarla, magari in autunno, se mi ricordo farò poi un video sullo scavo per vedere, così vediamo insieme quanto può scendere sotto nella terra il bulbo di questa pianta. Io direi che adesso possiamo avvicinarci un pochettino con la telecamerina per osservare bene i fiori, tutto questo via vai di mosche che vogliono impollinare la pianta, e guardiamo anche un attimo un altro esemplare che ho lì, tanto per farvi vedere che cosa è successo, perché anche lì le lumache l'hanno danneggiata, la pioggia l'ha sdraiata, ne è rimasta solo una in piedi, quindi crea anche un aspetto non tanto piacevole. E guardiamo anche i suoi fusti, perché hanno un colore veramente molto interessante. Potete osservare qui la bellezza dei fusti di questa pianta, guardate qui, sembrano veramente leopardati, forse anche per questo che viene chiamata serpentaria. Fusti molto grandi che sorreggono la pianta, ma come vedete il fiore è molto pesante e quindi tende ad oscillare, a far oscillare. Io qui ho messo delle corde per poterla legare in modo che non mi crolla anche questa, perché altre qui sono crollate, ho dovuto tagliarle perché si erano rovinate, anche perché poi toccando la terra sono state distrutte poi dalle lumache. Comunque qui c'è una nuova fioritura, nei prossimi giorni poi avrò ancora qualche fiore da ammirare qua in giardino. Ecco quello che vi dicevo. Allora, quando la pianta prende pioggia e vento, soprattutto se pioggia abbondante, la pianta era così qualche giorno fa, la troviamo totalmente sdraiata per terra, in balia di lumache e altri animali che se la mangiano, e il fiore poi cerca di crescere prendendo un andamento verticale, e poi sicuramente, come potete vedere, poi il risultato non è poi così bello, perché abbiamo delle foglie che sembrano quasi un po' afflosciarsi, perché quando lei si piega e si sdraia per terra, anche la parte che è spuntata del fusto dal terreno tende un po' a spezzarsi, e quindi tutta la pianta non è poi in ottima salute, anche se succede comunque molto spesso in natura. Il fiore poi si aprirà, ci sarà l'impollinazione, ma tanto quello che importa alla pianta è quello di raggiungere l'impollinazione, poter fruttificare e fare i semi per la moltiplicazione. L'estetica questa pianta poi alla fine la perde, ma penso che non importi molto alla pianta, perché il risultato finale, fiori, semi e moltiplicazione, è proprio l'obiettivo della pianta. Per noi invece, che abbiamo un giardino, che lo curiamo, il fattore estetico prende un qualcosa di molto importante, e quindi con un buon sostegno la pianta rimane eretta, il fiore anche prende l'andamento un po' verticale delle foglie, e tutto può sembrare un po' più bello. Ecco il fiore. Ecco il fiore in tutta la sua maestosità. Il fiore si presenta in questo modo. Vedete che c'è questa struttura che parte dal centro, un po' come una calla, però di colore diverso e di forma anche leggermente diversa, diciamo molto ondulata nei margini. Il fiore rimane porpora, violetto all'interno, verde invece all'esterno, con un margine porpora molto affascinante.
come ho detto già anche fiore molto pesante, questo qui è un po' più bello, vedete un po' più sano, questo qui è già qualche giorno che è aperto, quindi tra un po' vedete che qui anche le lumache, qualche animale ha cominciato a divorarlo. Questa struttura centrale è vuota all'interno. Adesso facciamo una cosa, visto che questo fiore qui lo voglio sacrificare per farvi vedere l'apparato riproduttivo interno, taglierò questo fiore, poi lo sezioniamo e lo guardiamo proprio dall'interno, così vi spiego anche come avviene l'impollinazione fatta dalle mosche. Avete visto, adesso non so se avete visto nel video, una mosca è finita all'interno, questo fiore intrappola le mosche per qualche giorno e le rilascia solo ad impollinazione avvenuta, diciamo quando poi il fiore è stato impollinato, che comincia ad afflosciarsi. All'interno ha dei peli che impediscono la risalita degli insetti per poter fuggire finché non sono totalmente pieni di polline, quindi una volta che il fiore si è afflosciato crea appunto un'apertura, si crea una sorta di varco di questi insetti che possono poi essere liberati e andranno poi magari in qualche altro fiore, e il fiore che ha liberato gli insetti è stato impollinato e pronto a produrre le sue bacche. Comunque adesso lo apriamo, così guardiamo all'interno come è fatto appunto il fiore del Dracunculus vulgaris. Eccomi qua con la sezione del fiore di Dracunculus vulgaris. L'ho tagliato, si può vedere l'interno, le mosche vengono attratte dall'odore e dal calore che il fiore sprigiona, più che odore, una puzza incredibile, scendono giù seguendo questo percorso, questa struttura, entrano all'interno del fiore e si trovano poi intrappolati perché questi peli impediscono la fuoriuscita degli insetti una volta entrati nel fiore. Gli insetti attraverseranno i fiori maschili, che sono questa striscia più scura, sono i primi che incontreranno, e dopo andranno sui fiori femminili. Nella permanenza interna nel fiore, questi insetti, cercando disperatamente di uscire, si sporcheranno tantissimo di polline e quindi creeranno appunto l'impollinazione del fiore. Una volta che questo è avvenuto, tutto si affloscia, si perde la struttura, questa struttura qui crolla e rimarrà poi lo stelo che sostiene questa parte qui del fiore, che diventerà poi con le sue bacche semi per poter far sì che la pianta si riproduca poi in natura. Bene, siamo arrivati alla fine del video di questo appuntamento in giardino dedicato a questa pianta dall'odore terrificante. Spero che sia stato interessante. Volevo farvi vedere questi fiori, questa fioritura, proprio perché tra qualche giorno poi i fiori andranno a perdersi e quindi poi per tutto il resto della stagione fino all'autunno rimarrà soltanto la pianta verde per poi sparire. Comunque, come ho detto, magari se mi ricorderò farò poi un video di recupero del bulbo per spostare questo cespuglio in una zona migliore, perché qui veramente proprio centrale al passaggio, e magari così scopriremo anche insieme quanto è andato giù come centimetri, perché io l'avevo messo a 25 centimetri circa di impianto. Secondo me è andato molto ma molto più giù. Poi, essendo una pianta rispetto all'altra un po' meno sviluppata, magari non è sceso tantissimo. Comunque sono curioso proprio di scoprire di quanto si è spostato il bulbo di questa pianta all'interno della terra. Ciao a tutti e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Io e Dracunculus vulgaris o serpentaria vi salutiamo e a un prossimo video. Ciao a tutti e grazie.